Siamo al porto di Lavagna, siamo ospiti di 7 Marriott e con loro andiamo a scoprire il Beneteau Swift Roller 41. Lo Swift Roller è un modello che interpreta la nuova generazione Swift Roller iniziata con il 47 di Beneteau. Ma cos'è un trawler? È un'imbarcazione che nasce per le lunghe navigazioni, per passare lunghi periodi a bordo. La chiave in tutto questo è lo spazio. Qualsiasi angolo nasconde spazi di stivaggio anche inaspettati. Andiamo a provarla insieme. Swift Roller 41, come tutta la gamma Swift Roller di Beneteau, nasce per essere soprattutto una barca comoda, conviviale, con ampi spazi a bordo. Tanto stivaggio sia negli stipetti interni alla dinette, alla zona notte, sia come gavoni esterni per le apparecchiature, i materiali che si portano a bordo. È una casa sul mare, sì, con la versione Fly e la versione Sedan. La versione Fly guadagna molto in spazi esterni, perché il Fly è tra i più grandi della categoria e veramente diventa uno spazio molto vivibile. È una barca piena di astuzie per favorire la comodità della vita a bordo. La principale forse su questo progetto è quello di aver disassato la tuga e la cabina in modo da creare sulla dritta un passavanti molto comodo, protetto, che si sviluppa sullo stesso piano di calpestio del pozzetto. Questo facilita, insieme alla porta che è alle mie spalle, la circolazione, l'accesso da prua a poppa sia in porto che in navigazione. È astuto anche la disposizione del pozzetto esterno con una panca che permette di creare uno spazio per il pranzo fino a 8 persone anche nel pozzetto esterno, e un Fly che è alle dimensioni massime della categoria. È una zona distribuita su più aree funzionali, la plancia di comando, una dinette e 2 zone prendisole, ben 3 sedute che guardano fronte marcia di navigazione. La prua è sfruttata con un bel prendisole, tra l'altro con lo schienale reclinabile, quindi un'altra occasione, un'altra situazione in cui questa barca è veramente godibile e piacevole. A livello di organizzazione degli spazi interni, questa barca ha una serie di soluzioni molto intelligenti. La caratteristica nel layout del ponte principale è quella di aver portato la cucina verso la zona di poppa, quindi attraverso questa grande apertura avere molta comunicazione interno-esterno. Il layout sotto coperta prosegue con 3 cabine, la cabina armatoriale a prua con 2 locali bagno separati, doccia e toilette. Una cabina doppia con letti che possono essere affiancati per creare un matrimoniale o 2 letti singoli, e poi una terza cabina che è sostanzialmente un letto singolo con una zona lavanderia, legni chiari, moderni, molto luminosi, la barca è molto areata. Il pozzetto esterno è chiudibile con una struttura di teli e diventa un'ulteriore estensione della barca. Principalmente questa barca è una barca comoda. L'attenzione dello studio di design di Beneteau la rende anche una barca piacevole e elegante nel solco della tradizione nautica. Lo Swift Roller 41 è una barca disegnata per chi ama vivere a bordo il mare sotto tutti gli aspetti a lungo. Può avere un programma di navigazione lungo, anche che coinvolga diverse stagioni dell'anno. La barca è molto versatile, è comoda nella permanenza a bordo, è comoda per avere una cucina attrezzata importante con un frigo con delle dotazioni direi casalinghe. Ciò che mi piace di più di questa barca è lo spazio. In poco più di 13 metri fuori tutto ho una barca veramente comoda e vivibile in tutte le situazioni.
è motorizzata con due Yanmar da 320 cavalli. Come tradizione per i Swift Roller è in linea d'asse. Avere i motori in linea d'asse è sinonimo di affidabilità, bassi costi di manutenzione. Pensando a una navigazione in diverse zone del mondo si trova un'assistenza ovunque. In questo caso ha anche un vantaggio a livello di spazio, nel senso che portando i motori un pochino più avanti, che infatti sono sotto questa zona della cucina, si crea sotto il pozzetto esterno un grande gavone di stivaggio. È una barca con una carena disegnata con una doppia funzionalità. Può navigare in dislocante a 9-10 nodi in maniera tranquilla per chi si vuole godere il paesaggio e la costa. La sua velocità di crociera è tra i 16 e i 18 nodi, tranquilla, piacevole, facile anche per chi è magari alle prime esperienze di questo tipo di imbarcazioni. Stiamo navigando a una velocità relativamente bassa, siamo a circa 5 nodi. La caratteristica interessante è che questa imbarcazione, così come è configurata con due Yanmar da 320 cavalli, può navigare a 9 nodi per oltre 700 miglia. È interessante notare che intorno alla plancia di comando si ha un grande spazio aperto intorno e si riesce ad osservare sia quello che succede a poppa che quello che succede a prua, ma soprattutto quello che succede ai lati dell'imbarcazione. Aumentiamo ancora la velocità. Ecco, per chi vuole fare una crociera più veloce, più sportiva, intorno ai 17 nodi si possono avere anche buone performance dal punto di vista velocistico. Siamo in questo momento intorno ai 3000 giri, poco sopra i 3000 giri, e il consumo medio a questa velocità è di circa 60-65 litri per ora. A livello di sensazioni il timone trasmette una buona stabilità, una buona resistenza, la barca è molto in controllo, la reattività è buona. Ovviamente lo Swift Roller 41 non nasce per velocità di punta impressionanti, anche se spingendo a fondo si possono toccare anche 24 nodi, che comunque è una velocità di punta di tutto rispetto per un'imbarcazione del genere. È una barca assolutamente rassicurante, dà proprio la sensazione di facilità. Qui una coppia può gestire gli ormeggi da prua a poppa in maniera facile, con tanta visibilità, e ti toglie la preoccupazione del rientro in porto.